Olawa, le apparizioni a Kazimierz Domanski. Nel cuore della Bassa Slesia, tra orti silenziosi e strade tranquille, si cela una storia che ha attraversato il tempo e la fede. Era il 1983 e in una piccola città chiamata Olawa, un uomo semplice stava per vivere un incontro straordinario. Un evento che avrebbe attirato migliaia di pellegrini, acceso dibattiti e lasciato un segno indelebile nella spiritualità popolare polacca. Kazimierz Domanski era un uomo riservato, devoto, segnato da una malattia che lo aveva portato a ricoverarsi presso l'ospedale di Wrocław. Durante la degenza, ricevette un'immagine della Madonna di Częstochowa da un giovane sacerdote, nella cappella dell'ospedale. Era una mattina qualunque, l'8 giugno 1983. Kazimierz Domanski si incamminava verso la sua casetta di legno nell'orto, come faceva ogni giorno. All'apparenza era una semplice struttura. 4 pareti, un tetto spiovente, una panca all'interno. Serviva per riporre gli attrezzi, ripararsi dal sole, magari bere un caffè dopo aver potato i pomodori. Ma da qualche tempo, quella casetta aveva cambiato volto. All'interno, sopra la panca, Domanski aveva appeso l'immagine della Madonna di Częstochowa, proprio quella ricevuta in ospedale dal giovane sacerdote. Ogni mattina si fermava lì a pregare, in silenzio. Quel giorno, dopo la preghiera, uscì per legare le piante, ma finita la stoffa tornò alla casetta. E lì, sulla panca, vide lei. La Madonna era lì, luminosa ed in carne ed ossa. Domanski cadde in ginocchio, iniziò a recitare le preghiere, ma fu interrotto dalla sua voce delicata. Alzati, Disse lei. Poi, quando si alzò, la Madonna gli toccò la spalla e gli disse: io ti ho guarito. Ora tu devi guarire gli altri. Poi scomparve. Da quel momento, la casetta non fu più solo un rifugio da orto. Domanski vi costruì un piccolo altare, pose una croce sul tetto e segnò il punto dell'apparizione con una tovaglietta bianca. Era nato un santuario improvvisato, e presto sarebbe diventato meta di pellegrinaggio per migliaia di persone. Dopo quel primo incontro luminoso, la Madonna continuò a manifestarsi al veggente per ben 81 volte, ciascuna accompagnata da un messaggio che lui trascrisse con devozione in un diario. Quelle pagine, intrise di fede e mistero, divennero il cuore pulsante della sua missione. Anche Gesù gli apparve più volte, in momenti di profonda preghiera e contemplazione. Le prime visioni avvenivano nel giardino della sua casa, tra le piante e il silenzio della natura, come se il cielo avesse scelto quel luogo semplice per parlare al mondo. Nel 1983 la Madonna gli chiese di costruire una cappella, e da allora le apparizioni si spostarono lì. In quel luogo sacro, Maria e Gesù si manifestavano spesso accompagnati da angeli e santi, in un'atmosfera che sembrava sospesa tra terra e cielo. Durante le preghiere, la Madonna entrava dalla porta accanto all'altare, portando talvolta Gesù bambino tra le braccia e stringendo sempre il rosario nella mano destra. Gesù, invece, emergeva dal tabernacolo, crescendo davanti agli occhi del veggente fino a raggiungere la statura di un uomo adulto, irradiando luce e pace. Nel piazzale antistante la cappella, una grande croce fu eretta come segno di fede. Durante la messa del 1992, quella croce emise raggi luminosi, e la statua di Cristo sanguinò visibilmente dalla fronte e dalle 5 ferite. Tutti i presenti furono testimoni del prodigio. 2 anni dopo, nel 1994, la statua sanguinò di nuovo, e per una settimana intera i pellegrini poterono contemplare la visione della Madonna con il bambino. Il 7 ottobre 1984, Gesù gli annunciò che sarebbe stato perseguitato, ma che avrebbe ricevuto grazie straordinarie. I messaggi ricevuti parlavano di purificazione, castighi imminenti e della minaccia di una terza guerra mondiale. Ma non mancavano parole di speranza, inviti alla preghiera, alla confessione, alla comunione e alla recita quotidiana del Santo Rosario, della coroncina della Divina Misericordia e di quella delle Sante Piaghe. Il veggente ricevette doni taumaturgici, ma il regime comunista gli vietò di esercitare come guaritore. Dopo la caduta del regime, il divieto fu revocato e migliaia di persone testimoniarono di essere state guarite da lui. Infine, l'8 dicembre 1985,
decine di migliaia di fedeli assistettero a un prodigio solare simile a quello di Fatima. Il sole danzò nel cielo, cambiando colore e forma, come se il cielo stesso volesse confermare la verità delle apparizioni. La Chiesa, pur non pronunciandosi ufficialmente sulle visioni, ha approvato i pellegrinaggi devozionali e ha benedetto la costruzione di una grande chiesa, richiesta dalla Madonna. La prima pietra fu benedetta da San Giovanni Paolo II, suggellando con autorità spirituale un cammino che continua a toccare il cuore di migliaia di persone. Kazimierz Domański, il veggente di Olawa, morì il 21 giugno 2002. Non fu una lunga malattia a portarlo via. La Madonna lo aveva guarito una prima volta, ma a metà giugno fu colpito da un ictus e ricoverato d'urgenza presso l'ospedale militare di Wrocław. Sul letto di morte avvenne qualcosa di straordinario. Dopo anni di tensioni, riuscì a riconciliarsi con la Chiesa cattolica. Ricevette l'assoluzione e il sacramento dell'unzione degli infermi dalle mani di un cappellano dell'ospedale. L'arcivescovo di Breslavia, Henryk Gulbinowicz, gli concesse una dispensa speciale e permise che fosse sepolto nel cimitero di Olawa. Un gesto che suggellava, in silenzio, la fine di un cammino controverso ma profondamente umano. Dopo la sua morte, la cura del luogo sacro passò alla moglie Bronislawa, che avviò il processo di riconsegna alla Chiesa. Nel 2005, la cappella da lui costruita fu ufficialmente consacrata come Chiesa cattolica, Nostra Signora Regina dell'Universo della Pace Divina. I pellegrinaggi non si sono mai fermati. Ancora oggi, migliaia di fedeli visitano Olawa, pregano, sperano, raccontano di guarigioni e visioni. I miracoli, secondo molti, continuano. E il messaggio della Madonna, trascritto in quel diario, continua a vibrare tra le mani di chi cerca luce.